La VAM è nata nel 1968, il 21 dicembre. Eravamo due persone, io e un operaio, del quale io facevo il garzone. E il 69 e il 70 furono gli anni in cui si affinò la tecnica della produzione di questi piccoli, di queste macchine. Nel 71 cominciamo le prime esportazioni. Le prime esportazioni le cominciamo nei paesi limitrofi, la Francia, perché conoscevo il francese, e quindi cominciamo le esportazioni e da lì andammo ad esportare in Germania e l'esportazione era di tipo diretto, cioè noi andavamo direttamente presso il cliente, facciamo vedere i nostri prodotti e siccome questi prodotti sembrava che fossero fatti bene, sembrava che avessero delle prestazioni migliori di quelli esistenti sul commercio in quel momento, sul mercato in quel momento, e trovavo una serie di clienti. Questo successe fino alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80. All'inizio degli anni 80 però il nostro prodotto, noi portavamo all'estero circa il 60% della nostra produzione, anche se eravamo molto molto piccoli. E da lì venne l'idea di di presidiare il mercato con delle nostre società commerciali. E la prima società commerciale fu in Francia nel 1984. Sempre nell'84, che fu proprio l'anno di svolta della cultura aziendale, facemmo una prima azienda di produzione di macchine negli Stati Uniti, perché avevamo il problema che non riuscivamo a esportare negli Stati Uniti perché i tempi di consegna erano troppo lunghi. La società commerciale diede subito, immediatamente, dei risultati estremamente positivi e quindi nell'arco degli anni coprimmo tutto il mercato europeo con filiali commerciali, il mercato asiatico e il mercato sudamericano. L'esperienza invece produttiva negli Stati Uniti fu veramente tragica in quanto perdevamo un sacco di soldi e c'era sempre la domanda, ci si faceva sempre la domanda: chiudiamo l'azienda o continuiamo? La mia testardaggine prevalse sempre e quindi continuammo a produrre negli Stati Uniti. Finalmente dopo 6-7 anni cominciamo ad avere dei successi apprezzabili finché poi negli anni 90 cominciamo già a fare un altro stabilimento e adesso abbiamo 3 stabilimenti negli Stati Uniti e 2 aziende trading. Nella fine degli anni 90 e negli anni 2000 cominciò la globalizzazione vera e propria, cioè facemmo delle società di produzione dei componenti e delle società anche di servizi all'estero dove trovavamo più convenienza. Qui cominceremo nell'arco di brevissimo tempo a fare queste nuove strutture per poter ospitare questi ulteriori 50% di persone che ancora sono fuori dal comparto. E purtroppo non è stato uno solo dei terremoti, ma sono stati 5. E questi 5 terremoti purtroppo hanno creato nei sistemi, sia nel civile, sia nelle opere d'arte e anche nelle strutture produttive, hanno creato dei danni abnormi. Il primo obiettivo della ditta è dare un lavoro subito, immediatamente alle persone, perché non avessero da pensare alle disgrazie che sono arrivate. Quindi siamo riusciti, dopo 6 settimane dal terremoto, a dare lavoro all'80% delle persone. Dopo 8 settimane il 100% del personale VAM è stato messo a lavorare. Dopo altre 4 settimane si è reso necessario assumere
un 10% in più di personale perché la produttività si è abbassata, quindi per mantenere i tempi di consegna, che purtroppo sono slittati per un certo periodo di tempo, oggi siamo pari, però abbiamo aumentato il personale di circa il 10%. Prima che io potessi vivere il terremoto, immaginavo che cosa potesse essere un terremoto. Nel momento in cui l'ho vissuto, in cui ho avuto la paura di morire, perché io mi trovavo al secondo piano, quindi mentre si muovevano gli uffici di 1 metro, facevano un'escursione, quindi non riuscivi neanche a camminare, non riuscivi a spostarti, perché non avevi l'equilibrio. Pensavi ad ogni scossa che la prossima saresti caduto insieme a tutto il resto. Immaginate, quelli che erano al primo piano, quelli che erano al piano terra, pensavano che il terremoto, che prima o poi sarebbe crollato sulla loro testa tutta la palazzina, i capannoni e così via. Quindi la conoscenza del terremoto avviene nella realtà nel momento in cui hai paura di morire. In quel momento conosci il terremoto.